Bentornati a tutti ragazzi in un nuovo video su Yakamoz TV. Oggi parliamo di, come avete visto dal titolo, Dead by Daylight contro Fortnite. Quale tra i due è il gioco più competitivo? Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il grande supporto che mi avete dato nell'ultimo video su Cuphead, che ho fatto in inglese, con i sottotitoli in inglese, e quindi ho deciso di fare un video esattamente come quello. Allora, inizio dicendo che per voi sicuramente può sembrare che questo confronto sia azzardato, inutile, un confronto tra un gioco Battle Royale e un gioco in cui si è 4 survivor contro un killer, e quindi uno si chiede perché questo confronto, soprattutto perché sulla competitività del gioco, perché innanzitutto io gioco ad entrambi. Anzi, ho giocato molto di più a Fortnite 500 ore più o meno, se non mi sbaglio. Dead by Daylight un po' di meno. Però quello che voglio fare, di cui voglio parlare è del perché alla fine ho abbandonato praticamente Fortnite e ritengo che sia diventato un gioco non più interessante. Quindi ve lo dico subito, io sarò di parte, parlerò molto bene di Dead by Daylight e molto poco bene di Fortnite. Quindi se già non volete sentirvi insulti sul vostro gioco preferito, potete chiudere il video. Allora, molto probabilmente tutti sapete in che cosa consistono i due giochi. Fortnite è un Battle Royale in cui partono 100 giocatori, o in singolo o divisi in squadre da 2 o da 4, e vince chi rimane per ultimo. Dead by Daylight invece è un gioco totalmente diverso, un gioco horror in cui ci sono 4 survivor e un killer. I 4 survivor devono scappare, il killer li deve uccidere. E per scappare i 4 survivor devono fare tutti i generatori e poi aprire la porta d'uscita. Ma perché secondo me Fortnite è meno competitivo di Dead by Daylight? Iniziamo a parlare innanzitutto del gameplay. Nel gameplay di Fortnite, e questo l'ho pensato sin dall'inizio, anche quando il gioco veramente mi piaceva, c'è una grandissima componente di fortuna. Sia a partire da quando spawni, che quindi sostanzialmente se tu scendi in una stessa casa in due piani diversi, supponendo che entrambi trovino una chest, se uno trova un pompa e l'altro trova una pistolina, puoi anche essere ninja ma muori. Poi un'altra cosa che soprattutto si può vedere adesso nel gioco come è fatto adesso, veramente se tu hai appena finito un fight, magari un fight difficile, e ti arriva un altro da dietro, ti ammazza, per forza, sempre, ti trovi sempre nel panino, non hai scampo. Cioè, se ci fosse la possibilità di recuperare vita una volta ucciso qualcuno, sarebbe un gioco più competitivo. Così assolutamente no. Per fortuna adesso hanno aggiunto i livelli, di cui dopo parlerò, che diciamo ti matchano nella partita con gente del tuo livello, perché altrimenti non era neanche così all'inizio, potevi trovare ninja in partita. Mi annoia anche il gameplay di Fortnite a volte perché passo troppo tempo a camminare. È assurdo che tu spawni nella città, fai un fight, una volta che hai ucciso tutti quelli della tua città, magari rimangono 25 persone delle 100 che c'erano nella lobby. Secondo me è una cosa impensabile, passa troppo tempo in cui non si fa niente. Mentre parlando di Dead by Daylight, secondo me il gameplay è totalmente diverso. Innanzitutto non c'è la componente di fortuna, in nessun modo. Tutti appaiono, lontani o vicini, dipende dagli offering che si scelgono. I generatori sono tutti uguali, il killer ha sempre quell'abilità e quindi quel tipo di killer sai cosa può fare, devi scappare e insomma non c'è una componente fortuna, è solamente una componente skill, devi essere bravo, punto. Se il killer è più bravo di te non esci e fine così. Io parlo soprattutto dal punto di vista di Survivor perché gioco molto di più in Survivor, ma la partita può anche essere resa competitiva perché bisogna conoscere l'avversario. I perk, di cui non vi ho bene spiegato, sono delle abilità, per farla semplice, che sia un survivor che un killer può avere. Bisogna pensare quali perk possa avere l'avversario e possa utilizzare in quel momento, quindi bisogna avere una conoscenza del gioco e di tutti di tutti i personaggi all'interno del gioco, perché se non conosci i perk e se non conosci
del fatto che può utilizzare un determinato perk, perdi la partita. Quindi moltissimo si basa sulla conoscenza del gioco. Senza dubbio però dobbiamo anche parlare di un punto debole del gameplay di Dead by Daylight, che molto spesso il matchmaking fa schifo, ossia che rango 20 si trovino con rango 12 o con killer rango... mi è capitato molto spesso, oppure di trovare gente veramente che non sapesse nemmeno giocare. Questo dà molto fastidio. Parlando delle armi di Fortnite, senza dubbio è un fattore positivo il fatto che nel corso degli anni si siano susseguite numerosissime armi sul gioco, però ormai sinceramente hanno perso un po' l'inventiva. All'inizio aveva un minimo di senso, ma adesso hanno veramente perso l'inventiva. Stanno aggiungendo cose tipo l'ombrello, tipo il paracadute, cioè quello che quando atterri rimbalzi, armi inutili, e quindi sostanzialmente rende il tutto anche noioso. Non c'è una personalizzazione delle armi, uno va in giro sempre con cecchino se lo trova, assalto, pompa, medikit e scudi, sempre così. Mentre la partita su Dead by Daylight diventa interessante, è sempre diversa, proprio in base ai perk, agli item e agli add-on che ti porti dietro. Il tuo gameplay cambia radicalmente se tu vai con un perk che può dire, ad esempio un perk che possa riparare più velocemente i generatori, poi il toolbox per sabotare gli uncini e i suoi add-on, piuttosto che utilizzare dei perk che ti permettano di essere stealth, il medikit e i suoi add-on. Cambia totalmente lo stile di gioco, e cambiando anche i survivor, ciascuno ha i suoi perk, quindi è più difficile annoiarsi. Questo dal mio punto di vista, e questo rende il gioco anche più competitivo. Quando si parla di competitività non si può non parlare dei rank. I rank di Fortnite sono fatti a caso, sono dei livelli e sinceramente non vanno per nulla sull'abilità. Cioè tu livelli, più giochi, ok, più fai kill eccetera, più aumenti di livello, ma un ninja, se dovesse smettere di giocare per 3/4 della season, avrebbe un livello più basso di uno scarsissimo ma che gioca tutto il tempo. Invece i rank su Dead by Daylight si basano sulla tua performance, ma su 4 diverse sezioni, sia quanto cooperi con i tuoi compagni, quanto ripari i generatori e così via. Quindi se fai solo una partita riesci anche a scappare, ma fai solo i generatori, non sali di rank, ti abbassa, e se fai una brutta partita ti porta indietro. Questi sono dei rank che funzionano, che rappresentano effettivamente il valore di un giocatore. Quelli di Fortnite assolutamente no. Ritornando poi alla cooperazione su Dead by Daylight, se ci fosse un pre-made, chiaramente i survivor sarebbero veramente facilitati, come in tutti i giochi, ma è più competitivo perché anche nella cooperazione ci si deve dividere i compiti. Cioè uno può fare il generatore, l'altro curare, andare a salvare quello che è stato appeso, oppure portare il killer in giro, cercare di distrarlo mentre gli altri fanno altro. Su Fortnite d'altronde è un Battle Royale, un FPS, si spara e quindi devi sparare, ammazzare gli altri. Cioè l'abilità più importante di Fortnite è costruire. L'abilità più sensata, cioè più importante di Fortnite, però anche lì i materiali sono limitati e quindi se rimani senza materiali, se parti il fight senza materiali, e punto. Secondo me si è visto anche dai tornei di Fortnite, quelli veramente competitivi, di come questo gioco non sia molto adatto alla competitività, perché è risultato che vinceva chi camperava meglio, e secondo me questo in un gioco non è il massimo. Questo è quello che penso io riguardo a questi giochi e riguardo alla competitività di questi giochi. Sicuramente voi avrete altre idee, sicuramente voi preferirete un altro gioco come Fortnite, d'altronde se ci sono milioni e milioni di giocatori di Fortnite e molti meno di Dead by Daylight, un motivo deve esserci. Queste sono le mie personali idee, le mie personali considerazioni su questo fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento, e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Grazie per la visione.